Se ho avuto la fortuna di lavorare con te, forse ti sarà capitato di sentirmi dire che una delle mie migliori caratteristiche è essere pigro. Qui ti mostro come automatizzare una parte di estrazione di SAP. Il processo manuale è semplicemente lanciare il logon di SAP, inserire il nome utente e password, dopodiché lanciare, in questo caso, una transazione che si chiama SQ00 che dà accesso a delle query che stanno dentro SAP. In particolare in questo caso andrò a cercare tramite una query che estrae delle tabelle la tabella Echo, che è una tabella standard di SAP. Scelta la tabella devo andare a impostare i parametri per questa, che mi interessano su questa tabella, quindi inserisco il tipo ordine, inserisco la purchase organization, metto la data inizio e data fine, cosa che eventualmente si può fare con una variante a date dinamiche, vatti a vedere il video che spiega come fare, se puoi già accorciato un po' di tempo per conto tuo. Eseguo la transazione e vado a salvarmi i risultati come file di testo non convertito. Me la salvo sul desktop perché quella è la posizione in cui si riesce a salvare senza problemi, almeno dove lavoro. Effettuato il salvataggio, chiaramente cosa faccio? Anche esco da SAP, quindi F3, poi schiaccio questo pulsantino giallo per chiudere la sessione perché non mi interessa più tenermi SAP e vado a prendermi questo file che ho salvato sul desktop, lo taglio e lo incollo in una cartella di rete dove poi ci sono dei processi che la utilizzeranno per fare certe cose. Ecco, fatto questo io chiudo il mio Explorer risorse, sostituisco perché c'era già il file, chiudo l'Explorer risorse e ho finito. Ci ho messo 1 minuto e 44. Questo è facendo le cose a mano. Ma cosa accade se io invece riesco ad automatizzare questa estrazione guidando e pilotando le cose da Excel, con le macro di Visual Basic? Semplicemente io ho creato ho creato un file Excel che quando io ci clicco sopra, da solo avvia la maschera di logon di SAP e va a inserire il nome utente e la password. Chiaramente non devono essere visibili nel file, devono essere nascosti perché la riservatezza di utente e password è sacra. Da solo lancia l'SQ00, seleziona il user group, va a selezionarsi la tabella che mi interessa, mette il purchase organization, le date, tutto quanto, salva il file sul desktop, chiude SAP e mi sposta il file. Tempo 33 secondi. Chiaramente questo è un risparmio di tempo enorme che può tornare utile tutti i giorni se hai delle attività ripetitive. È una cosa molto avanzata, quindi l'aspetto di Visual Basic eventualmente contattami e vediamo di capire che cosa riusciamo a fare per il tuo caso specifico. Però una cosa importante da conoscere, da sapere che esiste, anche perché magari non è che fai un'estrazione e basta, ma tu fai un'estrazione, ti prendi i risultati, fai dei tuoi filtri, le tue tabelle pivot, prendi questo risultato e lo dai di nuovo in pasto SAP. Con le macro di Visual Basic puoi fare la prima parte, tutta questa elaborazione, prendi il risultato, lo ributti su SAP e via dicendo. Quindi riesci a fare tutto un anello di una catena di anelli di passaggi e risparmiate un sacco di tempo. Ci vediamo al prossimo video, ciao! C'è un disclaimer da fare su tutto questo. Se la policy aziendale inibisce la registrazione degli script di SAP oppure l'interfaccia con l'applicativo, non si può fare nulla. Quindi dipende un po' qual è la tua situazione.